Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi recensione del banco per seghetto alternativo della Parkside, comprata a Lidl il 4 agosto 2022 a 19,99 €. Piccola premessa, è un banco per seghetto alternativo universale, quindi può essere utilizzato con qualunque marca di seghetti alternativi, non per forza quelli Parkside. Quindi adesso mettiamolo sul bancone, facciamo un paio di prove, vediamo come funziona e soprattutto la qualità generale. Iniziamo. E allora, questa è la confezione con cui viene venduto. Troviamo subito una rapida descrizione oltre al modello, quindi PSST-A1, la prima versione che viene proposta della Parkside per quanto riguarda i banchetti per seghetto alternativo. Impiego: ausilio per il taglio, guida del taglio, battuta parallela regolabile, scala graduata che va da 0 fino a 170 mm e le dimensioni del banco da lavoro sono 32x30 mm. Abbiamo alcune illustrazioni con un paio di didascalie, quindi migliore guida nei tagli curvi con vista sulla linea di taglio. Facilita il taglio e ne migliora la qualità. Minore scheggiatura del materiale sul lato a vista. Dalla parte opposta troviamo anche una rapida descrizione che praticamente dice quasi le stesse cose più qualche piccola caratteristica tecnica. Quindi fissaggio sicuro con 2 morsetti in acciaio, adatto a banchi di lavoro con uno spessore massimo di 6 cm ed è adatto ai seghetti alternativi Parkside e dei produttori di marche comuni, ad esempio Bosch, Festool e tante altre. Adesso quindi tagliamo il sigillo e vediamo il prodotto da vicino. Sulla parte alta troviamo i 2 morsetti in acciaio, la battuta parallela, il manuale di istruzioni scritto anche in italiano, un po' di ferramenta che ci serve a fissare il seghetto alternativo sulla piastra e la piastra vera e propria. Guardiamo la qualità generale così a primo impatto. Allora, le incisioni sono fatte bene e ipotizzo che con il passare del tempo non si cancellino, perché comunque queste sono superfici sulle quali strofinano poi gli oggetti da tagliare e se sono fatte male ovviamente si cancellano in breve tempo, invece sembrano fatte davvero bene. Misuriamo come prima cosa lo spessore del materiale, è quasi 2 mm, 1,75 mm, quindi comunque è un lamerino relativamente robusto, adatto allo scopo. Troviamo diversi fori con una svasatura già pronta, altri 2 fori da cui passa la lama del seghetto alternativo e questo che serve a regolare invece la battuta. Quindi procediamo con il montaggio della battuta parallela. Basterà inserire la testa di questa vite all'interno di questo foro, quindi qua è più largo, si fa scorrere in avanti, dopodiché si avvita leggermente, un po' come si fa con la regolazione dei sellini delle biciclette. Ok, in questo modo sarà fissato. Ci sono ancora alcune viti da inserire, va bene, continuiamo con il montaggio. Ok, adesso anche se spingiamo rimane ben fisso perché è bloccato sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. Adesso passiamo al fissaggio del seghetto alternativo. Come abbiamo detto poco fa, si può utilizzare qualunque marca di seghetto alternativo, non deve essere per forza della Parkside. Per poterlo fissare quindi dobbiamo utilizzare la ferramenta che viene data in dotazione. Ricordatevi sempre che quando fate questo lavoro non deve essere presente la lama e soprattutto non deve essere né collegata alla batteria se si tratta di un seghetto a batteria, tantomeno l'alimentazione elettrica. E ora vi dirò pure un dettaglio per quanto riguarda l'utilizzo del modello a batteria e del modello a corrente elettrica. Allora, mettiamolo momentaneamente da parte e utilizziamo direttamente la ferramenta. Inseriamo le viti dalla parte opposta, quindi in totale 4 viti. Mettiamo la prima rondella, avvitiamo un dado. Quindi a questo punto mettiamo la staffa, dopodiché mettiamo una rondella e l'ultimo elemento che sarebbe questo galletto che ci consente di stringere semplicemente a mano senza l'utilizzo di attrezzi. E ripetiamo l'operazione su tutte e 4. Quindi ci ritroveremo con questa configurazione: staffe montate, ripeto, prima rondella, poi dado, di nuovo rondella e poi alla fine questa vite a galletto. Fate in modo che le teste delle viti che terranno le staffe nella parte interna siano perfettamente rientrate nella svasatura, altrimenti quando farete scorrere i pezzi sulla superficie potrebbero impuntarsi sulla sporgenza. In questo caso invece, come vedete, vanno perfettamente avanti e indietro perché non c'è alcun impedimento. Fate in modo che stringendo la vite vi accorgiate che la testa si alloggia all'interno della svasatura, gradualmente si adatterà e combacerà la forma sia della svasatura che della testa. Quando sentirete che anche la rondella spaccata si sarà compressa e quindi non ci sarà più necessità di stringere, allora avrete stretto nel modo corretto, e senza esagerare, però comunque assicurate che siano ben stretti e che appunto la testa della vite sia entrata nella svasatura. A questo punto dobbiamo posizionare il seghetto alternativo dalla parte inferiore. Come vedete sono incisi questi riferimenti che servono a posizionare in modo allineato il pianetto del seghetto alternativo, seguendo appunto il parallelismo con questi segni.
Ovviamente rimuovete tutto ciò che vi può dare intralcio durante il fissaggio del seghetto alternativo. Ripetiamo la stessa operazione dalla parte opposta senza stringere in modo eccessivo, perché poi sarà necessario probabilmente fare qualche regolazione. Come vedete, infatti, il parallelismo non è stato rispettato a perfezione. Ok, dai, dovremmo esserci. Ho cercato di essere il più preciso possibile, sembra che sia parallelo, quindi possiamo stringere in modo più saldo e procedere con le prove di taglio. E allora, piccolo dettaglio, vi avevo detto che vi avrei parlato dell'utilizzo del seghetto alternativo a batteria oppure a corrente elettrica. Personalmente vi consiglio di utilizzare il seghetto alternativo a corrente elettrica, si può utilizzare anche questo, ma ritengo che sia più sicuro l'utilizzo del seghetto alternativo a corrente elettrica, perché se per un motivo qualunque dovessero cedere i supporti o dovesse comunque staccarsi il supporto o cadere il seghetto alternativo sganciandosi per via delle vibrazioni, insomma non dobbiamo escludere nessuna possibilità, nessuna circostanza. Nel caso del seghetto alternativo a corrente elettrica potremmo semplicemente tirare la spina e quindi interrompere il movimento dello stesso. Nel caso in cui invece si tratti di un seghetto alternativo a batteria, in quel caso non potremmo intervenire se non afferrandolo col rischio di farci male. In questo caso specifico, essendo con interruttore on-off che mi permette di accenderlo semplicemente portando avanti questo tastino, non dovrò utilizzare delle fascette. Nel caso in cui invece si utilizzi il classico avvitatore con l'interruttore a pressione, quindi con l'arco nella parte superiore, sarà necessario utilizzare delle fascette elastici, ma è più sicuro utilizzare una fascetta che mantenga premuto il tastino, quindi proprio in quell'occasione per accendere e spegnere andrà inserita e disinserita l'alimentazione elettrica. Adesso passiamo al fissaggio sul piano di lavoro. E allora proviamo subito a fare un taglio dritto. Ho montato una lama della DeWalt, ovviamente tutto senza batterie, ricordatevi di non montare mai le lame mentre le batterie sono montate, oppure mentre c'è l'alimentazione elettrica collegata. Si mette questa staffa direttamente qua dietro. Una volta inserita potremo fissarlo sul nostro piano di lavoro stringendo questa vite sulla parte bassa, quindi ovviamente vi farò vedere solamente questa parte. Ok, mettiamo più indietro. Il piano di lavoro è già fissato, va stretto ancora per bene, però questo è il metodo per fissarlo. Lo fisso anche dall'altra parte e poi proviamo a mettere la batteria e fare alcune prove. E allora, montiamo quindi la batteria. Ho posizionato il seghetto alternativo in questo modo, anche perché ho il tastino rivolto verso di me. Eventualmente, se utilizzate un seghetto alternativo di questo tipo, scegliete proprio la posizione con l'interruttore verso l'esterno, in modo che vi venga molto più semplice eventualmente intervenire. Dovrò allineare per bene questa guida, quindi posizioniamola a 80 mm. 80 mm da questa parte e 80 mm da quest'altra parte. Ok, non c'è stato bisogno di fare alcun tipo di lavoro per rendere allineate queste due tacche, quindi proviamo, dai, vediamo come si comporta. E allora ragazzi, devo dire che obiettivamente per questo lavoro, ovviamente ho scelto un materiale semplice da tagliare, MDF da 4 mm, perché il nostro scopo oggi non è quello di vedere come si comporta il seghetto alternativo oppure quali sono le prestazioni, ma la semplicità nell'utilizzo. E considerate che per far rientrare tutto nell'inquadratura io sono messo male, e se dovessi utilizzare il braccio nella posizione giusta andrei ad urtare su questa battery station, di questa vi lascerò anche il link per farvi vedere quando l'ho costruita. Quindi devo lavorare col braccio verso l'alto e anche in questo caso insomma sono riuscito a tagliare senza nessun problema. Adesso proviamo a fare un taglio articolato, quindi tolgo la batteria, cambio la lama e utilizziamo una lama proprio per i tagli curvi. Allora, per poter fare i tagli articolati ovviamente bisogna rimuovere la guida, primo perché non serve e secondo perché effettivamente sarebbe da intralcio. Semplicemente sollevando da questa parte e spingendo lateralmente, sfruttando queste parti, queste solature più grandi.
Dai ragazzi, alla fine funziona, riesce a tagliare bene. Ho cambiato inquadratura, sono messo davvero malissimo, però voglio vedere appunto come si comporta tagliando questo listello da 25 x 45 mm. Quindi ho messo ovviamente la lama specifica, ho tolto quella per i tagli curvi, rinseriamo la batteria e proviamo. E allora adesso voglio cambiare inquadratura e voglio farvi vedere dall'alto la precisione che si riesce ad ottenere tagliando delle fettine così sottili, cosa che in realtà col seghetto alternativo senza l'utilizzo di questo banchetto non si possono ottenere. Osservate dall'alto anche quanto vibri, perché effettivamente una volta acceso vibra un minimo, ma non va ad influire poi sul lavoro. Quindi se io lo accendo adesso tutti questi pezzi che sono sulla sua superficie inizieranno a muoversi. Come avete visto, quindi riusciamo a tagliare, è vero, ovviamente questo è un taglio a mano libera, però riusciamo a dare delle forme e avere della precisione, una precisione di taglio che effettivamente, se ci riflettete, col seghetto alternativo utilizzandolo a mano non si possono ottenere. Ragazzi, devo essere sincero, io ero prevenuto nei confronti di questo supportino, questo banco per il seghetto alternativo, e invece in realtà mi sono ricreduto, perché come avete visto è molto utile per fare dei tagli sia di precisione come questi, che hanno circa 1 millimetro di spessore e che, come ho detto poco fa, non riusciremo a ottenerli con un seghetto alternativo a mano. Lo stesso per quanto riguarda i tagli articolati, davvero molto comodo. Con una piccola spesa di 19 euro io ho risolto un problema, perché ho già la sega a nastro, ho il traforo, insomma ho diversi utensili che mi permettono di fare questi lavori, ma sono degli utensili comunque ingombranti che, viste le dimensioni del mio piccolo laboratorio, tengo da parte e prendo quando mi servono. Con questo invece in 2 minuti trasformo un piccolo seghetto alternativo in qualcosa che simula quel tipo di utensili e che mi permette di avere una buona precisione, ovviamente una buona precisione per i lavoretti domenicali che faccio io, quindi passatempo, nulla di professionale. Sappiamo che i professionisti, qualcuno magari sta guardando questo video, hanno le seghe a nastro da 20 milioni di euro che funzionano benissimo. Questo è un giocattolo che però è fatto bene e che ci permette di passare il tempo, destinato a noi hobbisti. Io sono più che soddisfatto, ovviamente poi col tempo, se dovessi accorgermi di qualche difetto, ve lo scriverò, farò un nuovo video, ma fino ad ora, per le prime impressioni e queste prove che ho fatto, io devo dire che effettivamente funziona bene. Anche i componenti sono fatti bene, resistono bene, sono in acciaio, quindi mantengono bene lo strumento sul pianetto. Cosa dire? Se lo trovate ancora, penso che già sia finito, ma fate un giro. Se lo trovate ancora, non fatevelo scappare. Eventualmente vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per alcuni pianetti simili che possano ricopiare questo tipo di funzionamento. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!